Amiche e amici, buongiorno! In questo video mi cimento in un'attività che non compivo da tanto tempo, circa da quando ero bambino. Assemblare un puzzle. Si tratta della Veduta di Manarola, cittadina ligure a picco sul mare, situata in provincia della Spezia, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Ma bando alle ciance, andiamo a cominciare! Ho scelto questo soggetto, in primis per i colori. Se sei un amante della luce di fine giornata, ovvero dei tramonti, non puoi non prendere in considerazione un'immagine di questo tipo. In secundis, per il mare. È il mio elemento, il mix di fluidi, sostanze e molecole che colpisce i miei sensi e dona loro serenità. Per sopravvivere in una città che il mare non ce l'ha, ho pensato di portarmelo in camera. Infine, ma non per importanza, per il paesaggio, la cittadina e la Liguria. È la regione nella quale più mi reco in vacanza da quando sono piccolo ed è profondamente parte di me. In che modo possiamo definire un puzzle? I puzzle sono la metafora perfetta di come impegno ed dedizione possano portare alla realizzazione di qualcosa di bello. Forse è proprio la pazienza richiesta a far sì che questa non sia generalmente tra le attività più amate dai bambini. Dall'altro lato, penso che possa essere un passatempo molto più stimolante per i bambini cresciuti. Associo i puzzle a un senso di tranquillità e di congedo dalla realtà, molto simile a quello dato dalla lettura di qualche pagina di un romanzo o dalla visione di un film prima di addormentarsi. Allo stesso modo, il tempo che dedico al puzzle è tempo che dedico a me stesso e in quanto tale è atteso ardentemente durante tutta la giornata, specialmente quando fitta di impegni. Sebbene questo senso di quiete rimanga pressoché costante, durante lo svolgimento del puzzle si susseguono emozioni diverse e talvolta contrastanti.
fase preliminare, per intenderci quando si è appena svuotata la scatola, si cerca in genere di dare un minimo di ordine ai vari pezzi. Aiuta sia l'ordine mentale, sia l'individuazione del pezzo necessario per la zona scelta. Per quanto mi riguarda, sono solito iniziare separando i pezzi della cornice da quelli del corpo centrale, per i quali organizzo un'ulteriore suddivisione sulla base del colore. Durante queste operazioni sono ansioso di iniziare, ma anche consapevole che mi conviene essere il più possibile accurato persino in questo primissimo step. Finalmente si inizia a giocare. Se sei un divoratore di puzzle, probabilmente hai già in testa un modo preciso di procedere, almeno in fase di avvio. Ciò che mi stupisce sempre, però, è che ogni disegno è un mondo a sé, con le sue regole e per quanto si possa essere esperti, non si riesce a stabilirle tutte a priori. Devi spremere la capacità di adattarti a ciò che ti si presenta davanti agli occhi, così da decodificare il criterio posto dietro l'intera composizione. E prima o poi arriva. Arriva sempre il momento più temuto. Si è bloccati. Non solo non si sa come andare avanti, ma non si ha neanche più la certezza di aver fatto bene in precedenza. Bisogna fermarsi, sviscerare le regole del gioco e sostituirle al proprio schema mentale. È un cocktail di frustrazione e soddisfazione.
parti più difficili da assemblare sono state: numero 1, il cielo, con tutte le sue sfumature rosa, lilla, viola, e sembrava non finire mai. Numero 2, il mare, nel quale i pezzi erano praticamente identici, se non per qualche leggera differenza di tonalità di blu. Numero 3, la montagna verde, con le piante che non si riuscivano a distinguere l'una dall'altra. La più facile, contrariamente a quanto potessi pensare, sono state le casette, perché confrontare il disegnino del pezzo con l'immagine sulla scatola ti permetteva di trovare esattamente il punto in cui inserire quell'unità. A un certo punto qualcosa si sblocca e qui è pura gioia. È il momento in cui realizzi che ce la puoi fare, che il gioco è nelle tue mani. Amo questa sensazione, seconda solo a quella data dall'inserimento dell'ultimo pezzetto. Vogliamo parlare di quanto è soddisfacente inserire l'ultimo pezzetto? Questo momento ha un non so che di sacro. Ti avvicini al puzzle, come per essere sicuro di inserire l'ultimo pezzo con l'adeguata pressione. Ti allontani lentamente, non c'è nessuna fretta. Vuoi gustarti il momento e osservare la tua piccola opera. Mi è stato suggerito da un esperto di non usare nessuna colla, altrimenti la mistura contenente acqua andrebbe a impregnare i pezzi che sono in cartone. Al contrario, il nastro da pacchi avrebbe fatto di più al caso mio. Ponendolo fra due cartoni, gira con attenzione il puzzle, fatti dare una mano da qualcuno. Il rischio di doverlo raccogliere da terra c'è. Fai delle strisce di nastro e appiccicale sul retro da bordo a bordo, una di fianco all'altra, senza sovrapporle. Non applicarne delle altre, altrimenti la struttura si può inarcare. Una volta finito, se tutti i pezzi sono uniti dal nastro, dovresti riuscire a sollevarlo con una certa felicità, che sentirai scorrere nelle vene. L'Alessandro bambino probabilmente avrebbe appaiato qualche unità, fra le più facili. Poi, siccome gli piaceva giocare all'aria aperta, avrebbe rimesso il mucchio dentro la scatola, così la volta successiva avrebbe ricominciato da capo. Il fatto è che si cresce, e man mano comprendi che al tempo speso per una cosa bisogna dare un valore. Nel caso di un puzzle, non lo puoi smontare e ritirare dopo averlo risolto, ti si spegnerebbe probabilmente qualche neurone. Così, l'Alessandro Grande, a cui piace ancora stare all'aria aperta, decide di far incorniciare il puzzle. Sia per la soddisfazione del completamento, sia perché, appeso al muro, un paesaggio marino sta sempre bene.